La Svizzera ci ospiterà per alcuni mesi. Un paese conosciuto per la sua qualità della vita, l'efficienza lavorativa e le splendide bellezze naturali. Lavorare in questo paese ci offre l'opportunità di immergerci in una cultura unica, migliorare le nostre competenze e guadagnare in modo efficace. Moda pioggia 2024. Eh sì, siamo andati a comprare al volo delle botte e dei pantaloni perché ha annunciato molta pioggia nei prossimi giorni e lavorare bagnati non è piacevole. Vi starete chiedendo che lavoro svolgeremo in Svizzera? Beh, lavoreremo nelle vigne. Certo non è il lavoro della vita, ma per ora ci permette di guadagnare senza avere troppi pensieri o responsabilità. E tra un po' vi spiegheremo che soluzione abbiamo adottato. Che fai? Oggi giornata di riposo, c'è il sole, quindi lavatrici. Sono appena andato a fare la spesa, oggi è sabato, oggi e domani siamo di riposo. Sono andato a prendere un po' di verdure al supermercato Coop che abbiamo qua vicino. È una fortuna avercelo qua vicino, però da un altro lato è molto caro. La Svizzera è abbastanza cara, molti di voi ce l'hanno chiesto. Però nemmeno così tanto se sai dove andare a comprare. Per esempio, se vai alla Coop come ho fatto io ora, vai a spendere veramente parecchio. Stamattina per esempio ho preso 2 melanzane, 2 zucchine, 2 cipolle e 3 pomodori, già solo quello 7 euro. Quindi è abbastanza caro, però dobbiamo adesso spostarci, non questo weekend ma in futuro ci sposteremo per andare a fare la spesa in supermercati più convenienti. Ora ci siamo da 2 settimane, siamo arrivati con una grossa spesa fatta in Italia che ci durerà ancora per un pochettino. Sono giusto andato a prendere 2 verdure che quelle le prendiamo fresche, tra virgolette. Io invece, mentre che Sebastiano è andato a fare la spesa, sono qui che sto editando il video per la settimana prossima e sto facendo un po' di lavatrici, ne approfittiamo del sole. Che bel piatto! Però, vista al lago, pranzetto. Il giardino, oggi che c'è il sole ne approfittiamo. Tra l'altro, visto che siamo qui, abbiamo tempo, volevamo spiegarvi, perché molti di voi ci hanno chiesto: ma come fate a trovare lavori, come avete fatto a trovare questo lavoro? Allora, partiamo dal presupposto che in Svizzera gli stipendi sono più alti rispetto a quelli dell'Europa, dell'Unione Europea, e di conseguenza c'è molta domanda. Non è facile. Sì, c'è molta concorrenza, possiamo dire così. Sì, c'è molta richiesta dal punto di vista lavorativo qui in Svizzera. Quelli che hanno già personale generalmente tengono sempre gli stessi. Non è facile trovare. Noi prima di trovare questo posto abbiamo inviato una 70ina di mail alle varie aziende che ci potevano interessare, quindi sono veramente tante. Bisogna tenere duro se lo si vuole veramente, e soprattutto il nostro consiglio è cercare di avere un luogo per alloggiare, cioè essere autonomi dal punto di vista dell'alloggio, perché non è facile da trovare nemmeno quello. Se lo si trova dei prezzi non è conveniente. Ecco, quello che altissimi. consigliamo noi è di andare col proprio mezzo, col proprio camper. Sì, un'altra cosa da considerare è che in Svizzera è conveniente, secondo noi, se rimani 3 mesi, perché poi dopo i 3 mesi devi comunque informarti per fare dei permessi di soggiorno, permessi di lavoro qui in Svizzera, e già diventa un po' più complicata come cosa. Però se si rimane 3 mesi, se si ritiene abbastanza 3 mesi di lavoro in Svizzera, e se si riesce a trovare per 3 mesi soltanto, è una buona soluzione. Per noi è perfetto, perché comunque vivendo in camion e viaggiando in paesi dove la vita costa poco ci permette di Mettere da parte un po' di soldini anche. viaggiare e mettere da parte un po' di soldini e realizzare anche qualche altro progetto al di fuori del viaggio, ecco. Poi ovviamente abbiamo una piccola entrata di YouTube che
aiuta nel complesso generale, non è tantissimo, però la spesa te la fa, insomma. E diciamo che no, vabbè, qui in Svizzera non te la fa no, la qua in spesa. Svizzera no, però in paesi dove la vita costa poco te la fai tranquillamente la spesa, ecco. Quando eravamo in Turchia noi con i soldi di YouTube riuscivamo a fare la spesa del mese, insomma. Oggi ne approfitterò anche di questa giornata di riposo per fare qualche lavoretto al camion. È da un po' di tempo che dovrei farli e quindi oggi mi dedico a quello. Devo fare poche cose, però sono comunque sempre da fare. Ho visto l'altro giorno che sta perdendo il raccordo del tubo del freno anteriore sinistro, mi sta perdendo un po' di olio. Sicuramente quando in Marocco abbiamo fatto il lavoro al cuscinetto dell'asse abbiamo dovuto smontarlo e rimontandolo magari con le vibrazioni in seguito si è smollato e ora mi sta perdendo un po' di olio, quindi devo andare a controllare quello. Effettivamente era parecchio smollato, quindi mi ha fatto quasi un quarto di giro in più, quindi sicuramente era causato da quello. La cosa buona del liquido dei freni, che da un lato non è buona, è che quando perde te ne rendi conto subito perché corrode tutto. Infatti la vernice già si stava sfogliando ed è da lì che mi sono reso conto che il tubo, perché ovviamente lavora solo sotto pressione, cioè perde solamente sotto pressione, e grazie a questo sfogliamento della vernice mi sono reso conto che perde, quindi ora provo a sistemarlo. Incredibile vedere l'antiruggine che mettevano in quegli anni Mercedes, cioè di quelli proprio intoccabili. È perfetto, si è spellata la vernice ovviamente del telaio, però l'antiruggine sotto è impeccabile, di quelli veramente robusti. Ora io ho un po' di tinta nera, vado a ridipingere sopra per proteggere e almeno prima faccio il test a vedere se non mi perde più l'olio, perché altrimenti non avrebbe senso, e poi vado a ridipingere sopra. Dopodiché devo cambiare i filtri del gasolio che ormai hanno già più di 15.000 km, quindi sono assolutamente da fare. Per sostituire i filtri del gasolio la soluzione migliore sarebbe ribaltare la cabina, perché hai più spazio, ma siccome non ne ho voglia che dovrei andare a togliere cose da dentro, da fuori, e quindi vado a lavorare eliminando il tubo dell'aria, così da avere un po' di spazio. Adesso me lo smonto e dovrei riuscire ad arrivarci senza dover ribaltare la cabina. Appena smontato il prefiltro posso dire che è veramente sporco, forse avrei dovuto cambiarlo prima. Questo nel boccale di vetro è il secondo prefiltro, noi abbiamo un crispone come primo prefiltro, poi c'è il boccale e poi c'è il filtro del gasolio. Era il momento di farlo, questo lavoro. Sebastiano è incastrato lì. Come va? Adesso non troppo bene. Critica la situazione. Filtro tolto, ho avuto un po' di difficoltà appunto per il fatto di non ribaltare la cabina, però ce l'ho fatta, adesso devo ancora rimettere. Diciamo che non ha proprio un bel colore. Perché di che colore dovrebbe essere? Bianco. Bianco? E vabbè, nasce bianco. Adesso vado a prenderlo quello nuovo, così si vede la differenza. Ok. La differenza. Quello è quello nuovo, bianco. E quello è quello vecchio, nero. Ed è fatta, filtro nuovo montato e ho acceso il camion, parte. E quindi questo è fatto. Ok, sono riuscito a rimontare tutta la tubatura della reazione e ora forse l'ho già detto. Ora mi sono spostato dietro sull'albero di trasmissione perché appunto la cuffia originale si era bucata, un bel buco grosso, sarà stato di 3-4 cm, e mi perdeva tutto il grasso sotto il telaio. Sembra fatto apposta.
Qua c'è la fascetta originale che ho tolto e rimesso, con l'angolo, il tallone del copertone che va a fare da bloccaggio, quindi è perfetta. Ok, sistemato anche la cuffia dell'albero. Sono molto contento perché anche se è una riparazione, non è la cuffia originale, sta molto bene, sembra fatta apposta, quindi sono molto contento. Oggi è domenica, pranzo leggero. E noi ce la godiamo sempre. Pranzo leggero, abbiamo fatto frittelline di zucchine, Fatto. melanzane impanate fritte, poi abbiamo le verdurine, zucchine e carote fatte con la friggitrice ad aria, un po' di stracchino e le lenticchie germogliate. Pronti per una nuova settimana lavorativa. La coltivazione della vigna prima della vendemmia è un processo articolato che richiede attenzione e cura. In inverno la vite entra in dormienza e si effettua la potatura per rimuovere i rami vecchi e dare forma alla pianta. In primavera, con il risveglio della vite, iniziano il germogliamento, da cui si sviluppano i tralci e i grappoli futuri. Durante la fioritura i fiori vengono impollinati, un momento delicato influenzato dalle condizioni climatiche. Successivamente, nella legagione, i fiori fecondati si trasformano in piccoli frutti, formando i grappoli. L'invaiatura, che avviene in estate, segna l'inizio della maturazione, con il cambiamento di colore degli acini e l'accumulo di zuccheri. Infine, la maturazione continua fino alla vendemmia, quando l'uva ha raggiunto la giusta dolcezza e acidità. La vendemmia può essere manuale o meccanica, a seconda delle esigenze del vigneto e del tipo di vino da produrre. Durante tutte queste fasi i viticoltori devono monitorare il clima, gestire l'irrigazione e proteggere le piante da malattie e parassiti. Siamo in pausa, pomeriggio, c'è caldo, non è che c'è caldo, si sta bene, c'è la temperatura perfetta. Che fai? Tutaralli, pausa. Senza vista. Stai vedendo la quantità di acqua che sta scendendo là nel lago? È impressionante. Un'altra settimana di lavoro è andata e adesso siamo il weekend, sarà un weekend lungo perché lunedì è Pentecoste, quindi abbiamo organizzato qualcosa con i nostri amici svizzeri e ci siamo dati appuntamento in questo bellissimo posto. Allora, cosa è successo? Eravamo parcheggiati in quel posto bellissimo, c'era un silenzio, c'erano gli uccellini che cantavano, noi eravamo super contenti, c'era anche già un fuoco con la brace lì. Ad un certo punto arriva questo signore col quad e inizia ad aggredirci, che noi non potevamo stare lì, ci ha fatto le foto al mezzo, noi gli abbiamo detto guardi scusi non lo sapevamo, non c'era né cartello di proprietà privata, abbiamo visto che nel terreno c'erano delle tracce di altri mezzi, tra l'altro come potete vedere dalle immagini c'era un fuoco fatto in precedenza, quindi ci siamo sentiti autorizzati a parcheggiarci lì nel prato. Fatto sta che comunque questo signore si è arrabbiato con noi, ci ha detto che sicuramente siccome è una zona molto turistica durante l'estate viene presa d'assalto e lui, quel terreno lì è di sua proprietà e ci sono le vacche al pascolo, quindi da un lato l'abbiamo capito, però dall'altro lato non giustifichiamo il modo in cui ce l'abbia detto. Fatto sta che comunque dopo l'accaduto ci siamo spostati e adesso vedete dove andremo dopo l'accaduto.
Voilà le grand camion. C'est plus grand, hein. Il est gigantesque votre camion. Une maison. Allez, je me suis Ça évite que ça soit dessus. Parce que le truc, tu peux le régler en hauteur. Bon, mais après, tu peux tout sortir. Attends, mais d'accord. C'est pas possible ça. Ça va, hein. Il est descendu. Eh, j'ai ton silicone là. Ah ouais. Ouais. Il faut que je te transmette maintenant. C'est les deux. Et moi, je peux les taler sur le soirée, au retrouvailles. Ça fait tellement plaisir. Cin cin cin. Giorno 2. Fuoco spento. Cutting grass and chopping wood can be romantic. Sipping coffee under the apple tree is gentlemanly. Well, you're a good man, quite the best man, a real fine man. When the wind blows and the windows are closing, Ah no. you let the world know that what has been has been. There's no use in looking back, wishing back. Seconda sera in compagnia dei nostri amici viaggiatori. La seconda sera con un fuoco nel parcheggio in Svizzera. Stiamo di nuovo grigliando e cucinando sul fuoco. Enfin, celle-là, c'est pas une stove. Elle est américaine, celle-là. Mais les deux autres, les stoves que j'ai, c'est nous en France, on s'en sert parce que c'est des trucs pour la cuisson longue durée. Tu vas surfer avec ta planche, toi? Ouais. Wishing back. Wishing back. Si ritorna alla base, Per il weekend passato in compagnia. compagnia di viaggiatori